Ciao a tutti e benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Restate con noi fino alla fine, perché i dettagli che circolano dal tappeto rosso di Riyadh stanno facendo tremare il mondo del gossip, e ciò che è accaduto dietro le quinte ha acceso i riflettori su una coppia che non smette di far parlare di sé. Prima però, un respiro. Luci abbaglianti, un palcoscenico scintillante nel cuore del Medio Oriente, ospiti internazionali che sfilano tra flash e applausi, e quell'atmosfera sospesa in cui ogni parola detta a bassa voce può diventare il titolo di domani. In mezzo a quella sinfonia di telecamere e sguardi ammirati, una figura ha calamitato l'attenzione come poche altre, Tuba Büyüküstün. Con la sua compostezza magnetica e quell'eleganza che sembra non avere bisogno di essere spiegata, è apparsa come il volto ideale di una serata che voleva essere ricordo, show e promessa. Ma, credeteci, non è stata solo la sua presenza a illuminare la notte, sono state le sue parole, sussurrate con onestà e fermezza, a cambiare il ritmo delle conversazioni e a far battere i cuori dei fan. Appena prima che la cerimonia cominciasse, tra un passo sicuro e un sorriso controllato, Tuba si è fermata per una breve chiacchierata. Domande sulla sua carriera, sulla sua traiettoria in un mondo che la adora da anni, sul valore di essere lì a rappresentare l'eccellenza turca in un contesto internazionale. Lei ha risposto con misura, come fa sempre, ma con qualcosa in più, uno scintillio di autenticità, un'inclinazione della voce che tradiva la voglia di dire ciò che spesso si pensa e si tace. Poi, all'improvviso, il nome che ha cambiato l'aria. Non uno, ma due nomi che insieme formano un equilibrio raro, Halil İbrahim Ceyhan e Sıla Türkoğlu. Da quel momento, tutto è sembrato muoversi su una frequenza diversa. I microfoni si sono avvicinati di qualche centimetro, i reporter hanno trattenuto il respiro, e persino il brusio del pubblico sembrava sospendersi. Tuba ha iniziato da lontano, come chi vuole costruire con precisione un discorso che non deve scivolare nella banalità. Ha ricordato quanto sia stata lunga la sua strada e quante figure l'abbiano ispirata. Poi ha stretto il cerchio e ha parlato di Halil İbrahim Ceyhan con un rispetto che non aveva bisogno di ornamenti. Lo ha descritto come un professionista che non si accontenta della superficie, che lavora nel silenzio per dare forma a qualcosa che resti, che cerca la verità nelle emozioni prima che nella scena. Ha sorriso quando ha raccontato di averlo visto crescere passo dopo passo, rimanendo sempre fedele a una disciplina che non si vede ma si sente, quella che consente di arrivare sul set con la mente limpida e il cuore pronto. E mentre pronunciava il suo nome, nella sala qualcuno annuiva, come se quelle parole fossero la conferma di un'impressione condivisa. Ma il momento che ha scaldato davvero la notte è arrivato quando Tuba ha pronunciato il nome di Sıla Türkoğlu. In quell'istante, la sua voce si è fatta più dolce e insieme più ferma, come accade quando si parla di qualcosa che merita rispetto. Non ha usato aggettivi facili, non ha cercato la frase ad effetto, ha scelto la sincerità. Ha detto che Sıla è entrata nella vita di Halil non soltanto come compagna, ma come baricentro, come la presenza che riporta tutto all'essenziale quando il clamore del mondo rischia di farti dimenticare da dove vieni. Ha parlato della serenità con cui Sıla affronta le tempeste, di quella calma che non è rinuncia ma scelta, e che diventa una forza silenziosa. Ha accennato a come, nelle prove più difficili e nei progetti più esposti, il loro dialogo non si spegne, ma si intensifica. Uno guarda all'orizzonte, l'altra controlla la rotta, e insieme trasformano l'incertezza in progetto, la fatica in costanza. Ed è stato in quel racconto, così pulito e sentito, che il pubblico ha trovato il motivo per cui certe coppie diventano simboli. Le parole sono rimbalzate tra i corridoi come una canzone familiare, le si è sentite ripetere, interpretare, rilanciare. Non erano pettegolezzi buttati lì, erano un frammento di verità messo sul tavolo con la delicatezza che si deve a chi vive alla luce dei riflettori e al tempo stesso vuole proteggere il proprio universo privato. Tuba ha insistito su un punto che, a quelle latitudini, ha assunto un peso particolare. Nel percorso internazionale di Halil, quella compostezza paziente di Sıla ha fatto la differenza. Non come ombra, ma come presenza piena. Non come commento, ma come scelta. È stata la mano che non si vede nelle foto, ma che lascia il segno nella resa di una scena, nella tenuta di un'intervista, nell'equilibrio dopo un volo lungo e un set in terra straniera.
È stata il respiro tra le parole, il silenzio che rimette a fuoco. Riyadh, quella notte, non era solo un luogo magnifico, era una lente. Ogni gesto veniva osservato, ogni sorriso decifrato, ogni sussurro catturato e archiviato nei telefoni di mezzo mondo. La rappresentanza turca era fortissima, ed era impossibile non percepire l'orgoglio che si diffondeva tra i connazionali. Tuba, in mezzo a quella costellazione, brillava senza invadere, come una luce che segna il cammino ma non distrae. Quando ha concluso il suo pensiero, qualcuno dietro le quinte ha detto piano che quella era la frase della serata. E forse lo era davvero, perché parlava d'amore senza retorica, di sostegno senza teatralità, di una complicità che si vede nelle cose piccole prima che nei grandi gesti. Sui social, il riverbero è stato immediato. In pochi minuti, i video di quel passaggio hanno cominciato a diffondersi con una velocità che ha sorpreso perfino gli addetti ai lavori. I commenti si sono moltiplicati, c'era chi ringraziava Tuba per aver usato parole così limpide, chi citava momenti televisivi e set condivisi, chi ricordava come Ali Ibrahim Ceyhan e Zla Turkoglu siano diventati per molti il simbolo di una forza gentile, capace di non farsi travolgere. Le pagine di fan hanno creato collage, le clip hanno raggiunto paesi lontani, e una sensazione comune si è fatta strada. Quella di aver ascoltato qualcosa che, seppur breve, raccontava un modo diverso di stare insieme nella tempesta della fama. La serata, intanto, scorreva tra premiazioni scintillanti e strette di mano, ma ogni tanto qualcuno tornava su quelle frasi. Un attore in smoking ha confidato di essersi emozionato, una produttrice ha sorriso dicendo che certe energie si sentono appena entrano in una stanza. E poi, in quei corridoi dove tutto si dice e nulla si ammette, si parlava di come Ali affronti i progetti all'estero con un'attenzione quasi artigianale, e di come Zla si incarichi di ricordare il perché di quel viaggio quando la stanchezza bussa alle tempie. Tuba, intercettata di nuovo dopo un applauso particolarmente generoso, ha aggiunto con semplicità che quelle parole non erano un omaggio, ma il riconoscimento di una verità vista e riconosciuta. E la sua voce, nel pronunciare i loro nomi, aveva la fermezza di chi sa di non dover convincere nessuno. Alla fine della notte, quando i flash cominciavano a spegnersi, Tuba ha detto una cosa che molti hanno annotato quasi con gratitudine. Ha spiegato che quella non era per lei una cena di gala come le altre, ma un ritrovo umano, un luogo in cui gli artisti si riconoscono al di là dei ruoli, dove il rosso del tappeto non copre ma rivela. E in quel ritrovarsi, la storia di Ali Ibrahim Ceyhan e Zla Turkoglu brillava come un promemoria: si può essere forti senza urlare, si può essere popolari senza farsi travolgere, si può essere amati senza smarrirsi. In molti hanno definito quelle dichiarazioni inaspettate eppure necessarie, come se il glamour avesse bisogno, ogni tanto, di una frase che lo riporti alla terra. C'è un'immagine che resterà. Tuba che si ferma, ascolta una domanda, lascia uno spazio di silenzio e poi sceglie le parole con cura. Dice che Halil non ha mai barattato la sostanza con l'apparenza, che ha sempre voluto guadagnarsi ogni applauso, e che in quella conquista c'è una presenza discreta, la stessa che gli ricorda di essere prima una persona e poi un volto. Dice che Zla non è un contorno, ma un centro, che nel suo passo c'è eleganza e nel suo sguardo una determinazione che non spinge, accompagna. Racconta di come, quando il mondo fa rumore, loro due decidano di creare distanza per ascoltare, di misurare i tempi, di scegliere non ciò che conviene, ma ciò che ha senso. E intorno, mentre le parole scivolano come una carezza, il pubblico capisce che sta assistendo a una forma di verità rara in una notte fatta di specchi e riflessi. Quando ripensiamo a Riyadh, ci tornano alla mente i dettagli. Il profumo delle rose vicino al backstage, il riflesso delle luci sui drappi dorati, il mormorio delle conversazioni in 1000 lingue, e soprattutto la certezza che quella sera la Turchia ha mostrato il suo volto migliore. Non solo per i premi, non solo per l'eleganza, ma per quella capacità di raccontarsi con dignità. Le dichiarazioni di Tuba hanno attraversato la sala come una corrente calda, e la loro eco ha continuato a vivere nei telefoni, nelle chat, nelle redazioni che già preparavano titoli e copertine. E se le domande si moltiplicavano, una risposta restava stabile. La forza di una coppia come Ali Ibrahim Ceyhan e Zla Turkoglu non ha bisogno di proclami,
perché abita nelle scelte quotidiane, negli sguardi che si scambiano lontano dai riflettori, nel modo in cui trasformano il lavoro in un percorso da fare insieme. Mentre le auto lasciavano il viale e i fotografi riponevano le macchine, qualcuno ha suggerito che forse il momento più fotografato della serata non era quello di un premio, ma di una frase. Una frase che, pur senza effetti speciali, aveva spostato la percezione e riportato l'attenzione su ciò che conta. E così, con una dolcezza che non nasconde la forza, Tuba ha salutato, ringraziando per l'accoglienza e per quel miscuglio di accenti e applausi che rende unica una notte come quella. Ha lasciato dietro di sé la sensazione che, a volte, basta la verità detta bene per cambiare un intero racconto. E noi di Celebrita dalla Turchia ve l'abbiamo portata così com'è, perché non si rovina ciò che funziona, si lascia brillare.